Eccoci qua, ciao a tutti, bentornati, ben arrivati se è la prima volta che arrivate sul canale Cose Cinesi, dove parlo e vi mostro oggetti di provenienza cinese. Quest'oggi vi mostro un robottino per le pulizie. Perché? Perché arriva l'estate e abbiamo sempre meno voglia di stare in casa per fare le pulizie domestiche, ma abbiamo più voglia di andare in giro finalmente, dopo anche un lungo inverno. Il modello di oggi si chiama Eureka o Eurica E10S. È un robot aspirapolvere, lava pavimenti, che si posiziona sulla fascia media, ma attenzione perché nonostante possa sembrare competitor e concorrente dei vari Dreamy, Roborock e via discorrendo, ha alcune caratteristiche che lo fanno distinguere da questi qua, quindi mantenendo il prezzo in linea con la concorrenza comunque offre qualcosa in più. Rimanete con me, dopo la sigla vi racconto tutto. Ed eccomi qua con il robottino. Prima di raccontarvi come è fatto, Cose Cinesi è anche su Telegram e vi lascio il link sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale se avete Telegram, così potrete risparmiare con i codici sconto, con i coupon, con le offerte speciali e gli errori di prezzo che quotidianamente vengono segnalati. Questo è il robot e questa è la base. E questo è il panno lavapavimenti. Come è fatto il robot? Ecco qua. Esteticamente diverso da tutti gli altri perché è leggermente goffrato e in questo bel colore che non è nero ma è grigio scuro tipo canna di fucile. E una cosa che sicuramente è apprezzabile è il fatto che non trattiene molto le impronte con questo materiale. Nella parte superiore c'è la torretta laser che gira, si occupa di mappare e di far spostare in maniera agevole i robot nelle vostre stanze, e anche la torretta è dotata di micro switch. In caso di urto il robot si sposta, cambia direzione, non danneggia la torretta e non può danneggiare nemmeno i mobili. Subito dietro ci sono i tre pulsantini gommati, quello centrale è di accensione e spegnimento, poi c'è il tasto per avviare la pulizia a zona e il tasto per il ritorno a casa per mandarlo alla stazione di carica e svuotamento. Sul davanti c'è il classicissimo e immancabile e anche molto utile bumper anti-urto, e il profilo inferiore del bumper è fatto in gomma molto morbida in modo da evitare qualsiasi possibile danno al vostro arredamento. Sul frontale c'è il sensore di rilevamento ostacoli, come anche qui sul fianco e anche dall'altra parte. Sul retro lateralmente ci sono le due griglie per la fuoriuscita dell'aria di aspirazione e anche per lo speaker. Inoltre qui c'è il tastino da premere in caso di reset se volessimo riaccoppiare il robot alla nostra rete wifi. La parte superiore del robot, il coperchio, non si toglie, non si solleva, è tutto un pezzo unico, quindi passiamo a vedere la parte inferiore. Ci sono i 4 sensori anticaduta, eccoli qua. Questo robot non cadrà mai dalle scale, quindi state assolutamente sereni. Ci sono le due spazzolini rotanti che sono fatti in modo da convogliare lo sporco al centro del corpo del robot per poi essere aspirato attraverso il rullo e il sistema aspirante che vediamo tra un secondo. C'è la rotellina piroettante e il sensore tappeti. La spazzola centrale, il blocco aspirante, come vedete è basculante per far sì che quando il robot corre sia sempre super aderente al pavimento, dotato di guarnizioni sia sul davanti sia sul dietro per un effetto ventosa, quindi per tirare su al massimo tutta la polvere. Si estrae semplicemente con le due clip rosse e possiamo a questo punto togliere e pulire e fare la manutenzione al filtro centrale, che non ha le teste antigroviglio, quindi non si possono rimuovere le teste. Qui probabilmente si annideranno un po' di capelli che andranno tolti a mano, ma fortunatamente ci danno in confezione anche il pettinino che ha l'uncino per grattar via eventuali residui o cumuli di capelli. La spazzola è mista, setole nere più rigide, setole colorate molto morbide. Super semplice, super facile da reinserire e mettere in posizione dopo averne fatto la manutenzione. Nella parte inferiore campeggia il panno per il lavaggio dei pavimenti. È di tipo classico, panni ce ne danno anche uno di scorta, facilmente inseribile a scorrimento nella fessura che c'è nel lato del serbatoio, e vediamolo questo serbatoio. Estrazione super semplificata, si pinzano le clip colorate ed estraiamo il serbatoio. Questo qui è il serbatoio che serve per la polvere e per l'acqua. Vediamo il reparto della polvere, quello qui sopra. Nel serbatoio della polvere è presente un filtro EPA cartaceo e un prefiltro in retina. Entrambi sono assolutamente lavabili, possiamo fare la manutenzione e la pulizia, soffiarli in modo che ci sia sempre il massimo dell'igiene
all'interno del serbatoio. Con un clic chiudiamo il reparto filtri e premendo l'altra clip qui sulla base invece apriamo completamente il serbatoio, che è quello che andrà poi svuotato dal robot quando se ne torna alla stazione di base di carica e di svuotamento. Qui a fianco vedete c'è il simbolino dell'acqua, infatti questo qui è il serbatoio per l'acqua. Tenendolo inclinato possiamo riempire di acqua questo serbatoio, che andrà distribuita attraverso i forellini diffusori durante il processo di lavaggio del pavimento. Attraverso questi forellini esce l'acqua che va quindi a bagnare e a tenere umido il nostro panno di lavaggio qui sotto posteriore. Il supporto del panno e il panno sono facilmente removibili attraverso le due mollette che ci sono lateralmente. Fin qui quindi direte voi un robot tutto normale, ma attenzione perché una delle prime cose che cambiano rispetto alla concorrenza è il fatto del lavaggio. Vedete questo panno che è estraibile, avete visto sul supporto? Ecco, questo panno durante la pulizia può sollevarsi con un sistema meccanico, questo supporto si alza di 1 centimetro in un paio di occasioni durante il ciclo di pulizia. Quando il robot sale su un tappeto, questo qui si alza di 1 centimetro, permettendo quindi al tappeto di non bagnarsi, di non inumidirsi. Fantastico per evitare cattivi odori o comunque di rovinare il tappeto. E in ogni caso il panno, il supporto con il panno si alzano quando il robot fa dei tragitti in giro per casa per andarsi a svuotare o comunque quando ha finito la pulizia. Anche in questo caso questo si alza. E infine si alza anche quando il robot va alla stazione di carica. Ma cosa serve alzarsi? Avete il pavimento in legno. I miei precedenti robottini su questa fascia di prezzo dovevo stare lì con l'orecchio a attendere la pulizia, perché quando finiva la pulizia e andava in base il panno rimaneva a contatto con il parquet. Questo può ovviamente rovinare il legno perché l'acqua e l'umidità si filtra tra le fughe dei parchetti. In questo caso il panno che si solleva di 1 centimetro evita completamente il fatto che il panno li tocchi. Perfetto per fare le pulizie in giro per casa, perfetto per non rovinare legno e tappeti. Come avete visto la gestione del panno è veramente semplicissima, come il lavaggio, la sua rimozione si inserisce e si toglie in un attimo, quindi anche per fare la manutenzione quella volta al mese, ogni tanto quando volete risciacquare il panno è estremamente facile. Lo potete buttare in lavatrice o potete lavarlo a mano in pochi istanti sotto al rubinetto dell'acqua corrente, veramente semplicissimo. Questo per quanto riguarda il robot, che comunque posso dire a livello di aspirazione è assolutamente ottimo. 4200 pascal di potenza aspirante. Per quanto riguarda il lavaggio non offre niente di particolare che non sia il solito panno a trascinamento, abbiamo detto, però c'è appunto questa funzione di sollevamento che in questa fascia di prezzo gli altri robot assolutamente non riescono a proporre, non possono vantarsi di avere questo sistema di panno alzabile, quindi molto bene sotto questo aspetto. E poi c'è lei che è la base, che adesso vedete un po' sporca perché apposta non l'ho svuotata, è la base di aspirazione, la base di svuotamento e di carica della batteria. Il robot fa i suoi cicli di pulizia e quando ha finito torna alla base a ricaricare, ma prima si gira, entra in retromarcia e attraverso questo foro e il foro che è nel retro del robot avviene il travaso. Ovviamente tutte queste operazioni il robot le fa con i moci sollevati, come vi ho già spiegato. Questa stazione aspirante svuota il serbatoio della polvere, questo qui, che risulterà quindi sempre vuoto e non ci sarà mai il bisogno di fargli la manutenzione. Questo tipo di base non è il classico tipo di base svuotante che abbiamo già visto e che anch'io ho avuto in casa fino a qualche giorno fa, perché è assolutamente privo di sacchetto. Vedete come è fatto? Cosa vi ricorda? Vi ricorda quella famosa marca di aspirapolveri, oppure comunque in generale tutti quegli aspiratori a scopa privi di sacchetto con aspirazione ciclonica, ed è esattamente questa la tecnologia, c'è un sistema di aspirazione ciclonica. Come vedete, semplicissimo da togliere il serbatoio, quindi anche semplicissimo da svuotare tramite il pulsantino posto sul retro. Qual è il vantaggio di questo serbatoio?
che non servono assolutamente i sacchetti di ricambio. Vedete questo sacchetto qui? Ecco, questo qua non c'è assolutamente, non serve più con questo tipo di aspirapolvere. Non servono più i ricambi, non c'è più il problema che quei sacchetti lì un giorno, quando abbiamo esaurito le scorte, non li troviamo più. E cosa facciamo se abbiamo un aspirapolvere con la base che usa quei sacchetti? Ci attacchiamo al tram perché non sappiamo più che cavolo metterci dentro. Ma per qualcuno potrebbe esserci anche uno svantaggio, e qual è? Quello della polvere che circola per casa, perché una volta finito il sacchetto, quando il sacchetto della vecchia generazione di basi aspiranti a sacchetto, il sacchetto si buttava via ed eravamo a posto. In questo caso dobbiamo svuotare questo serbatoio. Svuotare questo serbatoio vuol dire premere il bottoncino e far uscire lo sporco e la polvere. Ecco, questo magari potrebbe fare andare in giro per casa un po' di polvere. Quindi bisogna tenere conto di questo aspetto. L'altro aspetto potrebbe essere che durante il processo di aspirazione della polvere dal robot alla base, un po' di polvere potrebbe andare a circolare per l'ambiente, e invece no, perché cosa hanno fatto questi di Eureka? Hanno messo un bel filtro anche qui dietro, hanno messo questo bel filtrino qui dietro, un filtro uguale a quello che c'è dentro l'aspirapolvere. Pertanto l'aria che esce dalla base di aspirazione è assolutamente pulita, quindi evitiamo comunque di avere della polvere che ci gira per casa. Pertanto con l'aspirazione ciclonica Eureka ha risolto il problema dei sacchetti, ed è una cosa che anche questa qui non è presente nei competitor. La concorrenza su stessa fascia di prezzo, ovviamente, marchi famosi come può essere Dreamy o altre marche, non hanno niente di simile. Hanno realizzato un robot che aspira molto bene, il lavaggio è nella norma a trascinamento, ovvero sia, se vogliamo mettere del classico detersivo apposito che non faccia schiuma nel serbatoio, vi lascio il link sotto in descrizione anche per quel detersivo, ce ne vogliono assolutamente di dedicati, detergenti dedicati, non mettete detersivo a caso perché altrimenti si intasano i forellini e non vi esce più acqua. Perciò un lavaggio nella norma a trascinamento, però con l'invantaggio del mocio che si alza, un'aspirazione molto potente, un sistema a rullo che convoglia molto bene anche la polvere nel serbatoio, e il sistema di travaso della polvere ciclonico nel serbatoio ciclonico della base veramente molto efficace. Con la batteria integrata che è da 5200 mAh ci fate una casa da 150 a 200 metri quadri. Ottimo risultato anche questo, ma se doveste avere una casa più grande c'è sempre il solito classico e ormai collaudato sistema che il robot, se è scarico, torna alla stazione di carica, fa lo scarico della polvere, carica la batteria e quando ha finito di caricare riprende, si riporta al punto dove aveva interrotto la pulizia e il lavaggio e continua a fare le sue operazioni di aspirazione e lavaggio. Per gestire il robot con l'applicazione è estremamente facile, si scarica l'applicazione, ci si connette al wifi, si mette la password, si crea un account con una password, vi arriva un codice da inserire, insomma si conferma il vostro indirizzo email e in pochi istanti l'applicazione è collegata al robot. A questo punto bisogna fare la prima mappatura della stanza. Io vi consiglio di farla senza lavaggio. Potete disabilitare il lavaggio dall'applicazione stessa oppure rimuovete il panno, il mocio dal retro del robot. Una volta che è stata fatta la mappa della vostra casa, allora potete lanciare eventualmente anche il lavaggio. Reinserite il mocio, riempite il serbatoio di acqua e siete pronti per fare la vera e propria pulizia. Attenzione che durante la mappatura il robot sì, va, però non è così efficace ed efficiente come quando pulisce e aspira con la mappa già fatta. Attraverso l'applicazione, tra l'altro, poi possiamo dividere le stanze, abbiamo tutta la gestione delle stanze, possiamo dividerle, possiamo unirle, possiamo rinominarle, possiamo avviare una pulizia del robot solo per stanza, dire che faccia anche più passaggi in quella stanza, possiamo fare delle pulizie a zona, definire un'area specifica di una stanza o di più stanze e andare a pulire solo quelle parti lì. Se ad esempio abbiamo rovesciato per terra qualcosa in una stanza specifica, in una parte della stanza, mandiamo il robottino ad aspirare e lavare solo là. Quindi tante funzionalità attraverso l'applicazione. Una cosa importante è che questo robot gestisce anche il multimappa. Possiamo memorizzare 4 mappe nell'applicazione, quindi il nostro robot può lavare e aspirare 4 ambienti nella maniera migliore possibile. Come non c'è nemmeno nei top di gamma, neanche in questo caso non c'è il riconoscimento automatico del piano, quindi dobbiamo selezionare dall'applicazione il piano nel quale mettiamo il robot a aspirare. Se il serbatoio è pieno e c'è il panno inserito, il robot si occuperà di lavare ed aspirare
tutto il piano in cui l'abbiamo messo. Possiamo comunque disabilitare il lavaggio anche dell'applicazione oppure togliamo semplicemente il panno. E anche in questo caso attraverso l'applicazione possiamo in quel piano suddividere gli ambienti, fare dei muri virtuali attraverso i quali il robot non passerà mai. C'è il solito sistema che quando vedi il tappeto alza i moci e anzi non vi ho neanche detto che comunque possiamo attraverso l'applicazione dire al robot di alzare al massimo la potenza aspirante quando è sopra i tappeti per fare la pulizia in maniera più forte possibile. Quindi anche questo qui è una cosa da tenere presente. Al termine del lavaggio o dell'aspirazione o di entrambi su quel piano, il robot cercherà per qualche istante la base, non la trova e si fermerà nel punto più o meno dove l'abbiamo messo quando l'abbiamo fatto partire. Ed oltre alla classica programmazione settimanale, cioè tutte le settimane tal giorno partirà a quell'ora, possiamo fare una pulizia una tantum, cioè programmiamo una pulizia per domani mattina alle 10. Finita quella pulizia, quel ciclo di aspirazione e lavaggio, quello che abbiamo programmato, quella programmazione muore per poi andare a fare le altre se ci saranno nei giorni seguenti, se ne abbiamo fatte delle altre, o comunque per fermarsi se non c'è nessun altro tipo di programmazione. Ecco, anche questo fatto di poter programmare un solo lavaggio, una sola aspirazione per un giorno, un'ora specifica, senza che poi questa si ripeta ciclicamente, è una funzionalità che molti altri robot competitor della concorrenza non offrono. In definitiva, come va questo Eureka E10S? Come sapete, qua nel canale ne ho provati a decine di questo tipo di robot aspiratori lavapavimenti. Questo qui si posiziona assolutamente tra i migliori della categoria in cui si piazza, cioè il medio gamma. A livello di lavaggio non fa niente di più della concorrenza, però ci offre il fatto di poter alzare il panno e a casa mia ho veramente gradito questa cosa. A livello di aspirazione, la potenza aspirante è reale, aspira molto bene e in effetti questo lo si può vedere da subito nel serbatoio. Anche questa è una cosa, un vantaggio di questo serbatoio ciclonico, perché ci permette di vedere quanto siamo pieni di sporco, quanta polvere e di detriti sono immagazzinati nella base di scarico. Con il sistema a sacchetto dovevamo contare i giorni più o meno, in questo caso invece vediamo quando è ora di buttare via lo sporco che è immagazzinato qua. Infine mi è piaciuto tanto avere questo tipo di base che è poco ingombrante, molto più silenziosa della concorrenza e anche una piccola cosa, il fatto che dietro ci sia il sistema di avvolgimento del cavo in eccesso io personalmente l'ho gradito e anche questa cosa tanti robot della concorrenza non lo fanno. Tutto bellissimo, sì, però ci sono un paio di cose che vi voglio segnalare. La prima è che qui davanti sul frontalino questa plastica lucida qui attira un sacco la polvere. Sappiate che ogni tanto dovrete dare una spolverata o comunque passare con uno spray di quello antistatico in modo che non attiri veramente come una calamita la polvere, specialmente se passa sopra i tappeti. La seconda cosa da tenere a mente è che non è dotato di telecamere o sensori a scansione particolare per gli oggetti a terra, quindi se avete fili o robe molto piccoline così per terra è il caso di tirarle su prima di far passare il robot, perché comunque non le rileverà come nella maggioranza dei robot di questa fascia di prezzo e quindi potrebbe tirarli su, aspirarli o comunque attorcigliarsi sotto sulla spazzola. Bene, credo di avervi detto tutto su questo Eureka E10S che sinceramente mi è piaciuto. Il prezzo è assolutamente un punto a favore perché posizionandosi comunque sulla fascia media riesce ad offrire qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, non costando magari 500, 600, 700 euro come fanno alcuni che offrono praticamente niente di più. Brava Eureka, hai fatto un buon prodotto. Sotto in descrizione vi lascio il link se volete approfondire, ci sono un sacco di informazioni nella pagina specifica, è disponibile su Amazon, lo comprate e vi arriva dopo un paio di giorni. Se avete domande o qualsiasi dubbio a riguardo scrivetemi pure, sarò lieto di darvi le indicazioni e le informazioni del caso e ci vediamo qua con un prossimo video sempre relativo ad oggetti di provenienza cinese, su cose cinesi appunto. Ciao a tutti e a prestissimo da Diego.